E mentre sopra le nostre teste volano elicotteri come se fosse Apocalypse Now. Buongiorno da Wrangfoss. 1, 2, 3. Ma no, non siamo mica in Germania. Ah, va bene. Siamo in Norvegia. Siamo entrati da poco, come avete visto nell'ultimo video. Buongiorno. Ma sì. Buongiorno statico da dentro il Cingon, aspettando che smetta di piovere e aspettando l'evento di prima mattina. 10 gradi fuori, 10 gradi. Una volta terminata la visita ad Oslo, ci siamo spostati nel canale Telemark, che è nella regione di Telemark. Attenzione, cioè non è una televendita, perché sai, Telemark potrebbe anche suonare come una televendita, invece non è una televendita. Perché siamo ancora a bordo del Cingon, ci siamo alzati da poco, tempo da lupi, e siamo in una località per assistere a un evento particolare che speriamo ci sia, visto il tempo. Teoricamente c'è tutti i giorni, perché sai, con la nostra sfiga non si sa mai, potrebbe invece oggi non avvenire. Vi faccio vedere dove siamo posizionati. Ci ha colto alla sprovvista! Wow! Questo, amici, era proprio quello che stavamo aspettando. Qui c'è un rumore pazzesco tra il rumore dell'acqua, del motore dell'imbarcazione e dell'elicottero che sta facendo trasporti speciali proprio in questa zona a pochi passi da noi. Alle mie spalle vedete la ragazza che sta aprendo manualmente la chiusa per aumentare il flusso dell'acqua e fare riempire il punto dove si trova adesso l'imbarcazione e farla arrivare a livello per poter passare nello step successivo. Ovviamente la ragazza è un'incaricata della stessa impresa che svolge l'escursione. Guardate adesso com'è il flusso. È bellissimo, è veramente una cosa molto particolare, non abbiamo mai visto niente di simile, perlomeno fatto in questa maniera, e diciamo la chiusa sembra proprio strettissima, ma in realtà comunque l'imbarcazione non è proprio così piccola. Guardate come si alza sempre di più il livello. Si vede proprio a vista d'occhio che prima la cabina qui del comandante era giù in basso e adesso è quasi a livello della ringhiera. Diciamo che i poveri non hanno avuto tanta fortuna per fare l'escursione proprio oggi con questo clima. È una roba da lupi. veramente bellissima, cioè Sì. proprio vale la strapena venirla a vedere, perché roba proprio di altri tempi, cioè proprio i meccanismi, tutto a mano, ste povere ragazze veramente pazzesche. Adesso poi quando finisce il rumore dell'acqua, che si è quasi finita di riempire questa chiusa, vi diamo qualche informazione in merito a questo canale di Telemark. Perché c'è il passaggio adesso fra la prima e la seconda chiusa, dopodiché ci saranno da fare altri 2 passaggi. Wow, quindi ci starà un tot? Ma minimo mezz'ora per far tutto. Che figata però! Comunque per fare l'operazione di apertura e chiusura della chiusa vi segnalo 2 ragazzette norvegesi, Sì, è tutto a mano di palanca. Eccola proprio. qui, guarda, che sta dando il tocco finale. E dall'altra parte un'altra ragazza.
finito il secondo passaggio. Vi do due informazioni sul canale Telemark. Finito di costruire nel 1892. Quando è stata finita la costruzione è stata addirittura considerata la 8ª meraviglia. Pensate che opera pazzesca che hanno fatto. Il canale di Telemark, con una struttura di 18 chiuse, collega la parte interna fino alla costa, quindi va da Skien a Dahlem, per una lunghezza totale di 105 km. Un inizio di giornata veramente con il botto. Strepitoso! Siamo ancora a livello della terza chiusa, siamo al terzo passaggio e comunque i passaggi sono rapidi. Pensavo Abbastanza rapidi, ma ste ragazze veramente... Sono vichinghine belle toste. Sì, te lo immagini alla fine della giornata sti bicipiti. È un lavoro da portuali questo, ma porca non è un lavoro miseria. da vichinghine. Bellissimo. E ci sono due passaggi giornalieri a mezzogiorno, tutti i giorni più o meno. C'è il primo passaggio che è controcorrente da Skien verso Dahlem, e poi alle 2 del pomeriggio invece c'è un'altra imbarcazione che viene a favore di corrente, quindi da Dahlem verso Skien. E vediamo se ci fermiamo a vedere anche la seconda. Sono belle tutte e due le tratte. Comunque la vista così dal di fuori della chiusa è a gratis, lo sapete, mentre invece i poverini che hanno beccato questa giornata tremenda di pioggia e sono all'interno dell'imbarcazione pagano fior di soldini perché l'escursione costa più di 100 euro. 100 euro la mezza giornata. La chiusa dove ci troviamo adesso, che è quella di Wrangrof, ha un dislivello di 23 metri suddiviso in 5 porte, mentre invece il dislivello totale delle chiuse che percorrono queste imbarcazioni è di 72 metri. E adesso che siamo passati all'ultima chiusa, liberi tutti, la nave se ne sta andando, le ragazze qui richiudono le porte e aspettiamo la prossima. Ti piace il sound dell'elicottero? Ma porca miseria, proprio a rompere le uova nel paniere mentre che stiamo vedendo questo spettacolo pazzesco. Sì, veramente. C'è questo elicottero che fa avanti e indietro a caricare cemento da una betoniera e portarlo qua vicinissimo, ma evidentemente in un punto talmente impervio da non poter essere raggiunto dalla betoniera stessa. E vai che forse riusciamo a farci la seconda parte col sole. La prima parte di questo passaggio delle chiuse è stato con un'imbarcazione che andava controcorrente, mentre adesso teoricamente dovrebbe arrivare quella che invece va a favore di corrente. Fa il processo contrario. Pazzesca! Pazzesca, veramente pazzesca. Come? Strano che non te l'ho sentito dire neanche quelle 850 volte oggi, pazzesco. Metteremo il pazzescometro. Perché adesso l'hanno un po' sostituito col toppissimo, vi ricordate l'anno scorso? Tutto toppissimo, quest'anno tutto pazzesco, pazzeschissimo, pazzescherrimo.
due raggi di sole lasciamo anche il parcheggino delle chiuse di Vrangov. Quindi sappiate amici che se arrivate da Oslo o se arrivate dal porto per aver preso il traghetto che arriva a Kristiansand, la zona è facilmente raggiungibile, le strade sono belle, potete passare una bella giornata qui. Dovete arrivare alla mattina o alle 11:30 per vedere il passaggio che avviene entro le 11:30 e mezzogiorno, o al pomeriggio alle 1:30 per vedere il passaggio che avviene entro le 2. Ci sono 2 passaggi giornalieri, però verificatelo sul sito se quel giorno c'è, perché magari c'è qualche variazione, venite qua per niente. Se mancate questi 2 orari è inutile che venite. O perlomeno è inutile che veniate, ma per vedere la barca che ci passa dentro, vedete le chiuse. Che è l'80-90% della bellezza del posto, chiaramente. Noi abbiamo dormito in un parcheggio a qualche centinaio di metri dalle chiuse. Nel parcheggio ufficiale delle chiuse non è permesso il pernottamento. E adesso ci dirigiamo nella parte più a nord-ovest per arrivare sulla costa bellissima che poi termina nella cittadina di Stavanger. Abbiamo fatto ha fatto la buona azione, c'era una ragazza che si era per fare manovra, si era infilata nel fosso con le ruote dietro, non riusciva più a uscire, e Ale con un'altra ragazza sono riusciti a tirarla fuori spingendola, mettendoci le nostre rampe sotto, meno male, ogni tanto le rampe servono. Una ragazza francese con un Peugeot Partner che era super impanicata proprio dentro il poverina, fossetto. Cioè come se succedesse a me, cioè da sola. Praticamente facendo retromarcia in una strada quasi a senso unico si è infischiata praticamente con le ruote posteriori dentro il fossetto. Il viaggio così come lo vogliamo noi inizia adesso. Sì, paesaggi veramente a livello canadese, direi. Forse anche meglio in questi punti, c'è verde, laghi, fiordi, scogliere, boschi, foreste infiniti, alberi alti 50 metri. Manca soltanto un dettaglio, che noi qualche incontro di animali selvatici, però purtroppo in queste zone non sono così frequenti. Vabbè, comunque, non sono previsti. Però sì, paesaggisticamente veramente siamo a livelli toppissimi proprio adesso, Abbiamo deciso di fermarci qui per stanotte, tempo brutto, però siamo in riva a un lago che, se mai uscisse il sole da qui a domani mattina, sarebbe molto bello. E abbiamo deciso di fermarci qua perché comunque sono già le 6:30 di sera, non avevamo più voglia di fare altri chilometri, visto che comunque qui c'è questo spiazzo, anche se dovesse piovere non è un posto diciamo con pantano, c'è della ghiaia, c'è anche un bellissimo tavolo da picnic per domani mattina nel caso in cui potessi prendere il caffè all'aperto.
E quindi, boh, niente, ci aggiorniamo domani. Ero fuori per far vedere il post, il DG mi ha richiamato all'ordine perché è arrivato un warning, come quando eravamo in Oklahoma. Che cosa dice questo? Dice che era meglio se si andava a Playa del Carmen, secondo me, Gina. Sì, no, Norvegia toppissima. Weather warning, snow and freezing temperature in mountains areas in South and West Norway. Allarme di clima, neve e temperature sotto lo zero nelle regioni di montagna del sud e dell'ovest della Norvegia. Siamo a giugno, non è che siamo a marzo, siamo a giugno. Allora, nei prossimi giorni c'è un'allerta gialla per la neve nelle zone di montagna del sud e dell'ovest della Norvegia. La neve che cadrà potrà anche durare sul terreno per i prossimi 2 giorni e condizioni di temperature sotto zero continueranno durante la prossima settimana. Visto che ci siamo fermati e vedo che hai cominciato a spignattare, mi potresti dire cosa propone Chef Serena per cena stasera? Ora un po', lo faccio vedere tutte le volte, così almeno la finisci di darmi questa nomina che mi date dell'insalatara. Stasera abbiamo ricetta doppia di pollo doppio, nel senso 2 avanzi, uno marinato al limone e rosmarino e l'altro alla paprika. E siccome costa tantissimo fare la spesa qui in Norvegia, bisogna un attimino ottimizzare. Avevo 2 avanzi nel congelatore, ancora della spesa del Lidl in Germania che costava poco, e quindi oggi si uniscono 2 tipi diversi con le 2 o 3 spese. Comunque poi, se tu mi avessi fatto portare la friggitrice ad aria come ha fatto portare Michele alla Giancarla, sarebbe stato veramente la svolta, perché facevo tutte le cose congelate, tutte le cose che si fanno così in un attimo, tac. Invece solito, non c'è spazio, però per quello che vuoi nel Gabone c'è spazio. Sei operativa? È pronto! Ti devo sempre chiamare di Dalla cucina, vieni! È pronto! Oh, vai! È pronto! Spettacolo! Anche perché abbiamo un impegno di lavoro! Esatto, cioè, fra un'ora comincia la premiere, dobbiamo essere in chat, quindi ci dobbiamo sbrigare. Quindi avete già capito a che ore stiamo scenando. Buon appetito! Anche il sole! Hai visto? Alle 8. Bellissimo fiume, spettacolo. Buon appetito, Cicci. Buon appetito. Pollo misto. È brava, infatti. Purè di patate fatto a mano con patate svedesi. Vi faccio vedere il pacchetto di queste patate, perché se venite in Svezia dovete comprarle. Assolutamente, buonissime. Patata. Se magari non buttavi. No. Patata marchio Lidl svedese, le patate più buone che abbiamo assaggiato negli ultimi 6 mesi, approvatissime, più di quelle italiane, in padella, bollite così. Patate non sono uova, raccomandate dai cingoni. Non siamo sponsorizzati. No, poi vi parleremo un po' della spesa in Norvegia. Adesso aspettiamo ancora qualche giorno per fare qualche spesa realmente ben fatta, con un po' tutto, e poi tiriamo le somme di quanto costa fare la spesa in Norvegia. Anzi, chi vuole vedere un video solo qualche minuto sulla spesa in Norvegia ce lo scriva nei commenti. Chi è interessato a venire da queste parti e vuole avere un'idea della salassata che prende. Percorsa già la metà di questa strada bellissima panoramica, Sulerskardveien, dove a tratti c'erano ancora muri di neve che, sebbene si stia sciogliendo, indicano il fatto che
è venuta recentemente, infatti avevamo visto dei post a maggio dove c'era ancora tutto pieno, non si vedeva ancora l'erba. E comunque via via si vede qualche casetta, come che qualcuno vivesse da queste parti, e le diceva la serie, mi immagino uno di quei film, sai, delle protezioni, programma protezione testimone, cioè che li mettono in qualche posto dove tipo i narcos o la mafia non li può mai trovare o cose del genere, oppure persone che proprio non si vogliono far trovare dalla legge per problemi di legge eccetera eccetera. Qui stai tranquilla che nessuno ti trova. E parlando di pecorelle allo sbaraglio, Telechi, e là, guarda che marchio verde che hanno. No, tranquilla, eh? C'è la mamma con i 3 agnellini, con le 3 pecorelline. Cicci, se mi fai passare io passo, però guarda che tettone piene di latte che c'ha la mamma pecorella, aspetteremo, Semprisa. Bravo Tittero. Ciao! Strada bellissima, a tratti difficoltosa per il semplice fatto che comunque in alcuni tratti è molto stretta e 2 mezzi contemporaneamente non ci passano. Ci sono ogni tanto delle piazzole, dei piccoli slarghi contrassegnati. Sì, non sono neanche piazzole, sono proprio appena degli slarghettini. Diciamo che se si incontrano 2 mezzi, anche solo che 2 vanno, uno deve fare la sua bella retromarcia. Abbiamo fatto infatti una retromarcia prima per far passare un altro camper che stava scendendo. Siamo già sulla famosissima Liseveien, sembra che si pronunci. Prova speciale praticamente per il cingone adesso va, Ci stiamo avvicinando a Kjerag, che tanti di voi conosceranno perché è un posto famoso, ma noi non ci fermeremo lì a fare il trekking perché il tempo è bruttissimo e quindi purtroppo non merita di farlo, anche perché comunque c'è la zona molto di rocce scivolose e non consigliano di farlo con la pioggia. Ciò vuol dire che faremo già la strada famosissima dei 27 tornanti per arrivare giù al porticciolo del fiordo dell'Isebot. Sei carico? Carico a pallettoni proprio Come una banana? Proprio a strabananissima. Questa strada panoramica sembra che sia considerata una delle strade panoramiche più panoramiche e difficili d'Europa. Andiamo giù a 1 all'ora, inseriamo, come si chiama questo? Descent Hill. Il Descent Hill. Okay. Sì, andiamo a 1, andiamo proprio per consumare meno freni perché non voglio fare la fine del Guatemala che quando arrivo in fondo devo cambiare le pasticche dei freni. Vamos? Il motore, vai. Via? Accendere la barra LED perché ci vedano da lontano che arriviamo. Oh vai! Oh vai! Oh vai! E luce sia! E comunque non sembra, ma è in super discesa, Che non dà l'idea tanto dentro il tunnel. No, sì. Tra l'altro se si vede nella mappa
si vede un rigiro di tutti i tornanti, poi un pezzo dritto che sembra che andiamo in senso contrario. Sembra che fai un'inversione a U. Io pensavo che qua ci fosse un minimo di paesino, invece non c'è proprio niente, cioè c'è st'imbarco via al traghetto e libero tutti. Basta. Io ho detto vabbè dai, andiamo a vedere il paese. E vai, fanno entrare per primi dietro ai centauri. Ciccio, basta che ci dici qualcosa. Esatto. Che sta lì a Infatti. occhio allo specchietto. Dai che abbiamo la suite privata qua sul traghettozzo. Siamo saliti sul deck a prendere il sole di Ferragosto. Esatto, speriamo di non congelare. Vabbè, poi al limite rientriamo dentro. Ma Siamo sì, saliti però solo per cercare di fare qualche pole ripresa. position. Ciao capi, mi raccomando, Fai un modino, facci vedere qualcosa di bello. Vuoi vedere i pannelli del Cingon, Però bella visuale. 13 e 13. Quindi Prendiamo il con tempo. soltanto quasi 20 minuti di ritardo salpa il traghetto qua Pieno a tappo. a tappissimo. Tappissimo. Meno male che abbiamo prenotato. e Grazie abbiamo- Alberto che ci avevi dato questo consiglio di prenotarlo. Per fare questa traversata di un pezzo di fiordo, che è di circa un'ora, un quarto, un'ora e mezza, 2 persone più il Cingon, abbiamo speso poco più di 300 NOK, che sono circa 27 euro se non sbaglio, quindi assolutamente un prezzo molto accessibile. Ottima scelta quindi di fare almeno questo pezzo, perché l'intera tratta che fa l'intero fiordo va da Lissabon a Luvik. Sì. Ci mette un paio d'ore. Tra l'altro d'inverno questo paesino, che non c'è neanche il paese di Lissabon, non è pressoché irraggiungibile se non con il traghetto, che però non lo prende nessuno. Sì, perché la strada che abbiamo fatto è chiusa. E il fatto di prendere il traghetto anche per non dover rifare la strada in salita, che adesso è aperta, però comunque la fanno veramente in pochi in salita. La stazione dove ci fermiamo noi, che poi penso che sia l'unica tappa che fa Intermedia. è Sonsand, ed è quella poi più vicino per fare l'escursione del Brekstolen, della famosa roccia del pulpito. Che non vedo l'ora, ovviamente, mi sembra il minimo. Che vediamo se riusciamo a farla domani, se non diluvia, oppure dopodomani. Oppure, non so, fra un mese, 2 mesi, così. Se aspetti il giorno di sole qua, mi sa che... No, vabbè, cosa ci aspetta? Quelle 2 goccettine di pioggia proprio, lì davanti. Ai 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 ai. E via, siamo arrivati. Facciamo uscire qui le belve con le moto. Posizioniamo un attimino nel piazzale e facciamo mente locale, o no? Oh sì. 3, 2, 1. Andumane.